Dei tre diversi modelli di aereo d'attacco realizzati dalla Breda nel corso del conflitto, il BA-65 fu l'unico ad avere un concreto impiego operativo. Pur moderno al momento della sua comparsa, questo robusto monoplano si rivelò tuttavia superato allo scoppio della guerra e la sua carriera rimase sempre condizionata da grossi limiti di affidabilità, di maneggevolezza e di prestazioni complessive. Tra il 1940 e il 1941 i BA-65 combatterono prevalentemente in Africa settentrionale, consumandosi in continue missioni contro i concentramenti di mezzi corazzati e di truppe terrestri avversari. Il progetto fu realizzato nel 1935, secondo una specifica di base molto ambiziosa, che prevedeva un aereo in grado di assolvere una moltitudine di ruoli, che andavano dalla intercettazione alla ricognizione e all'attacco al suolo. I tecnici della Breda si ispirarono direttamente al precedente modello BA-64. Questo, apparso nel 1934, aveva rappresentato l'esordio dell'azienda nella specialità dell'aviazione d'assalto, incorporando soluzioni tecniche considerate all'avanguardia per il periodo, come il carrello retrattile e l'elica a passo variabile in volo. L'aereo, pur caratterizzato da una generale carenza di prestazioni, era richiesto in produzione dalla Regia Aeronautica, che mantenne in linea fino al 1938 la quarantina di esemplari costruiti. Progettato da Antonio Parano e Giuseppe Panzeri, il primo volo del prototipo ebbe luogo nel mese del giugno del 1935, ai comandi del collaudatore Ambrogio Colombo. Il Breda 65 si presentava come un velivolo terrestre ad ala bassa, a sbalzo completamente metallico, monomotore, mono oppure biposto, specialmente studiato per il combattimento e l'assalto. Aveva un'apertura alare di 11,90 metri, una lunghezza di 9,89 e un'altezza di 3,85 metri. Il peso a vuoto era di 2.500 kg, il peso massimo al decollo era di 3.150 kg. La velocità massima a livello del mare era di 352 km/h, la quota operativa massima era di 6.800 metri. L'autonomia era di 544 km e l'equipaggio era composto da una o due persone. L'armamento consisteva in 4 mitragliatrici e 650 kg di carico bellico. L'ala era costituita da 2 semiali a sbalzo rastremate all'estremità. La struttura era bilongherone in tubi di acciaio al cromo molibdeno saldati fra loro, con centine in duralluminio e rivestimento misto, in tela e pannelli lega leggera chiodati. La fusoliera era a sezione rettangolare ed era costituita da tubi di acciaio al cromo molibdeno saldati. La parte anteriore era dotata di 2 tronconi per l'attacco delle ali. Il rivestimento era interamente in duralluminio. I piani di coda erano in duralluminio con rivestimento in metallo e in tela per le parti mobili. Il carrello era retrattile nei 2 piani laterali della fusoliera ed era dotato di freni pneumatici. Il castello motore era in tubi di acciaio ed era costituito da un anello frontale collegato alla fusoliera da 4 bracci controventati. Il motore era un 14 cilindri radiale Isotta Fraschini K14 FC da 880 cavalli a 2300 giri, o in alternativa vi era il radiale a 18 cilindri Fiat A80 RC41 da 1000 cavalli a 2100 giri. L'elica era una tripala metallica del diametro di 2,70 metri, sinistrorsa a passo variabile in volo per il K14, oppure una Fiat Hamilton del diametro di 3,10 metri destrorsa per la 80. Il velivolo era munito normalmente di 2 serbatoi in fusoliera della capacità complessiva di 650 litri, che gli consentivano un'autonomia di 3 ore e 15 minuti, alla velocità di crociera di 360 km/h. Un terzo serbatoio da 370 litri
poteva essere montato al posto delle bombe e l'autonomia saliva così a 5 ore. Tutti i serbatoi erano autostagnanti con sistema SEMAPE. Il serbatoio dell'olio era installato sopra il serbatoio principale e la sua capacità era di 75 litri. L'abitacolo di pilotaggio era protetto superiormente da una intelaiatura con trasparenti in vetro infrangibile e la chiusura era realizzata mediante uno sportello mobile longitudinalmente e sporgente dal profilo della carlinga. Il mitragliere era alloggiato nel vano situato posteriormente al serbatoio benzina e la parte superiore era occupata dalla torretta, rivolta verso la coda, mossa dall'impianto oleodinamico. Il rivestimento inferiore della fusoliera sotto l'abitacolo del mitragliere era costituito in parte da pannelli in vetro che permettevano un'ampia visibilità anche verso il basso. L'armamento era costituito da 4 mitragliatrici fisse nelle ali del tipo Breda Safat, 2 da 12,7 mm e 2 da 7,7. Nella versione biposto era montata una terza arma da 7,7 sulla torretta del mitragliere. Ogni arma era dotata di 350 colpi. L'armamento di caduta era sistemato nello scomparto centrale tra l'abitacolo e l'alloggiamento del serbatoio ed era costituito da 4 bombe da 50 o 100 kg o da una spezzoniera da 168 spezzoni. Dopo l'accettazione del prototipo, la produzione ebbe inizio nel 1936, sulla base di un ordine iniziale per 81 esemplari, e i primi aerei di serie furono disponibili nel mese di giugno, per essere assegnati al 50° stormo. Successivamente, fino a luglio del 1939, le linee di montaggio realizzarono altre 137 unità, 57 di esse costruite dalla Caproni Vizzola e caratterizzate dall'adozione del motore Fiat A80. Diversi aerei di questa seconda serie furono completati nella versione biposto, nella quale il secondo abitacolo posteriore alloggiava un osservatore con una mitragliatrice brandeggiabile, in alcuni casi installata in una torretta girevole tipo Breda. L'esordio operativo del Breda 65 fu nella guerra di Spagna, dove nel 1937 furono inviati inizialmente 17 esemplari della prima serie di produzione, integrati nell'anno seguente con 6 velivoli della seconda. Le esperienze di combattimento nell'ambito della 65esima squadriglia però ridimensionarono subito la pretesa versatilità dell'aereo, dimostrando che esso era adatto solo al ruolo di assaltatore, nel quale peraltro riscosse diversi successi. Con questi compiti il BA-65 affrontò il secondo conflitto mondiale. Dopo l'entrata in guerra dell'Italia, i 154 esemplari in servizio attivo furono impiegati prevalentemente sul fronte africano, dove vennero utilizzati dai reparti del 12° gruppo del 50° Sturmo. Pur surclassati dalla più moderna e potente caccia britannica, i Breda combatterono con onore e l'ultimo aereo operativo andò perduto nel febbraio del 1941, durante l'offensiva britannica in Cirenaica. Nel corso della produzione, il BA-65 interessò diversi acquirenti esteri, riscuotendo anche un buon successo di esportazione.